Parliamo del mercato dell'Inter e non solo in questo nuovo episodio di oggi, amiche, amici, passioniteristi, ben ritrovati in questo lunedì 16 giugno. Come ogni inizio di settimana condensiamo in pochi minuti le principali notizie del momento per fare un bel punto della situazione, a partire dalla situazione relativa ad Hakan Çalhanoğlu e soprattutto le voci sul Galatasaray che si fanno sempre più insistenti. Una notizia che vi avevo già anticipato mercoledì, siamo entrati poi nel dettaglio con un approfondimento dedicato nella giornata di giovedì con diverse notizie che abbiamo raccolto dalla Turchia. Tanti di voi mi dicevano ma Di Marzio ha detto un'altra cosa, ma su Sport Italia, su Sky, sulla Gazzetta hanno detto altre cose. Ragazzi, la notizia che vi avevo riportato giovedì è stata poi sostanzialmente confermata e le ultime ore stanno diventando sempre più calde su questo fronte. Che cosa sta succedendo tra Inter, Çalhanoğlu e il Galatasaray? Sostanzialmente, come vi dicevo già giovedì scorso, da subito dopo la finale di Champions League il Galatasaray ha attivato dei contatti passando dall'entourage del giocatore per cercare di capire, di sondare gli umori e il terreno con il centrocampista dell'Inter classe 94, mettendo sul piatto una cifra molto elevata per l'ingaggio del giocatore che non si è ancora concretizzata in un contratto nero su bianco, ma c'è questa cifra che il Galatasaray è disposto a spendere per l'ingaggio, quindi lo stipendio del giocatore, che sembra tentato, tant'è che, aggiornamento delle ultime ore di questi giorni, l'agente del centrocampista secondo alcuni sarebbe già ad Istanbul, secondo quello che abbiamo capito noi è atteso ad Istanbul nelle prossime ore per cercare di capire quanto è effettivamente concreto questo pressing che in Turchia, vi posso dire, vi posso assicurare, è anche e soprattutto mediatico, con i media e non solo che stanno spingendo molto sul lato del giocatore per fare breccia nelle resistenze dell'Inter, perché anche qua quello che vi dicevo la settimana scorsa, lo state leggendo in queste ore sui giornali, è stato confermato e lo ribadiamo, all'Inter non è ancora arrivata un'offerta ufficiale. L'Inter però, da quello che sappiamo noi e che, ripeto, continua a ritenere il giocatore incedibile o almeno alza un muro molto importante, tant'è che alle prime richieste che stiamo facendo in queste ore, ma quanto potrebbe valere Çalhanoğlu, le prime risposte dell'Inter sono 50 milioni di euro, così come l'anno scorso veniva richiesto al Bayern Monaco che aveva iniziato ad approcciarsi al giocatore. Quindi l'Inter alza un muro molto alto, muro all'interno del quale, come detto, il Galatasaray sta cercando di far breccia con una prima offerta che secondo alcuni ho letto sarebbe stata addirittura di 10-15 milioni di euro, quindi nettamente, clamorosamente distante dalla valutazione che fa l'Inter del giocatore, considerando che il Galatasaray spesso cerca di pagare poco i cartellini per mettere delle cifre importanti invece sugli ingaggi del giocatore, dunque cerca di far leva sul giocatore per far abbassare le pretese dell'Inter, cosa che per ora non è però avvenuta. Ora, nelle ultime ore ci sono stati ulteriori aggiornamenti con, per esempio, un post sui social da parte del papà di Hakan Çalhanoğlu che ha sostanzialmente detto speriamo un giorno di vederti al Galatasaray. Questo ha ulteriormente infiammato i media turchi, dove più di qualche giornalista sta dicendo che lo stesso Çalha avrebbe diciamo rivelato di voler andare al Galatasaray. Per il momento, quello che risulta invece a noi di Passione Inter, e lo ribadiamo anche oggi, Çalha è aperto, sta ascoltando almeno l'entourage del giocatore, meglio dire così, sta ascoltando queste proposte, sta cercando di capire che cosa mette sul piatto il Galatasaray. Çalhanoğlu non va allo scontro, non va alla rottura, non dice all'Inter voglio andarmene, dice all'Inter se voi volete vendermi, se trovate un accordo, io probabilmente questa offerta la ascolto e la prendo fortemente in considerazione. Linea che sostanzialmente ricalca quello che era avvenuto anche l'anno scorso col Bayern e anche un anno prima con ogni probabilità. All'Inter non sono arrivate ancora delle offerte, l'Inter secondo alcuni sarebbe disposta ad accettare anche delle cifre inferiori, si parla addirittura, c'è chi dice 25 milioni di euro più bonus. Vedremo se effettivamente sarà così, vedremo se l'Inter scenderà di così tanto dalla richiesta iniziale. Qui secondo me bisognerebbe aprire un attimo un capitolo per fare alcune riflessioni e poi arriviamo anche ai nomi dei possibili sostituti, alle altre notizie di mercato e anche quelle di campo. Ne approfitto per ricordarvi, se non l'avete ancora fatto, di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. Clicca sul tasto iscriviti, stiamo volando verso i 90.000 iscritti, mi raccomando, dobbiamo superare i 90 e poi arrivare a 100.000 tutti insieme, quindi continuate a spargere la voce, a far girare i nostri contenuti e a farci crescere, e vi ringrazio anche per l'enorme supporto che ci state dando in queste ore. Un paio di ragionamenti che vanno fatti
Questa trattativa potrebbe essere un altro test del mercato e dell'Inter di Oktay, nel senso che, se l'Inter tiene alto il muro, tiene il punto sulle cifre per Ciala e continua a ribadire questa linea, capiamo che il progetto sportivo non è così influenzato dai famosi paletti di Oktay, che stanno sicuramente incidendo tanto sulle operazioni in entrata. Se ci sarà da parte dell'Inter una richiesta iniziale da parte di 50 milioni che poi scende a 40 e poi piano piano si abbassa sempre più fino ad arrivare ad un accordo a delle cifre più basse, come era successo con Brozovic ai tempi, potrebbe significare un cambio di passo, un cambio di rotta ancor più significativo rispetto a quello che ci aspettavamo in questo mercato, perché un giocatore centrale come Çalhanoğlu verrebbe sostanzialmente venduto in nome di un potenziale risparmio importante sui conti, in nome di un ringiovanimento che a quel punto, secondo me, sarebbe giusto chiamare anche rivoluzione, perché fino a qua si è sempre detto, ha detto Marotta più volte, che non si vuole fare una rivoluzione, si vuole mantenere lo zoccolo duro e il blocco di questo gruppo. È vero che tanti big, ecco, se dovesse partire solo Ciala, tanti big rimarrebbero. È vero anche che Acerbi va in qualche modo sostituito o comunque reso non più centrale nel progetto. Mkhitaryan, nonostante le parole di Kivu, su cui magari tra poco torneremo, immagino che non sarà centrale. Vai a toccare Çalhanoğlu, che è in una macchina è un po' il motore, ecco, non voglio dire che Çalhanoğlu è il motore dell'Inter, che cambia l'Inter, eccetera, però è un giocatore molto importante per lo sviluppo dell'Inter che abbiamo visto negli ultimi anni e di cui Kivu a parole e secondo me anche nei fatti cercherà di dare continuità nei prossimi mesi, almeno nella prima parte della stagione. Quindi togliere già un elemento così importante, ecco, a quel punto si dovrebbe parlare di rivoluzione se vai a vendere Ciala, soprattutto se lo fai abbassando di molto le tue richieste e non di fronte ad un'offerta irrinunciabile, perché sopra i 40 milioni di euro per un giocatore di 31 anni, classe 94, con un ingaggio così importante, comincia a diventare un'offerta quasi irrinunciabile. Allora, questo andrebbe preso in un certo modo. A cifre molto più basse vorrebbe dire che stai cercando di disfarti comunque il giocatore, la ritieni un'opportunità. Detto che, aggiungo un altro punto, a bilancio in questo momento Çalhanoğlu pesa attorno ai 12 milioni e mezzo, 12 milioni e 3, qualcosa del genere, visto che è arrivato a parametro zero con delle commissioni e pesa quasi solo l'ingaggio all'interno del peso a bilancio, quindi significa che se parte Çalhanoğlu poi puoi andare ad investire su un sostituto circa 30 milioni di euro per il cartellino, immaginando un contratto da 5 anni, quindi con l'ammortamento che si divide su 5 anni e un ingaggio da 3 milioni e qualcosa come ingaggio, per farvi capire un po' che tipo di profilo si può andare a prendere con lo stesso peso a bilancio di Ciala. Quindi fuori Ciala a qualsiasi cifra, dentro può arrivare un giocatore da 30 milioni di cartellino e circa 3 milioni e qualcosa di ingaggio. Questo è un po' il livello. Tanti stanno anche scrivendo in queste ore, anche nel club di Passione Inter, e non solo, che dopo una stagione con qualche difficoltà, qualche acciacco, dei problemi fisici, salterà con ogni probabilità anche la partita col Monterrey, di cui tra poco parliamo. Vista l'età, visto l'alto ingaggio, è giusto prendere in considerazione delle offerte, mi state scrivendo. In tanti addirittura circa il 50% dei partecipanti al sondaggio che abbiamo fatto venerdì scorso in live erano disposti a venderlo anche per 30 milioni di euro, Ciala, in questa finestra di mercato. Sono curioso di sapere anche la vostra. Ci sta questa considerazione, anche perché è in scadenza 2027, tra un anno di sicuro non lo potrai vendere a queste cifre eventualmente, ma anche qua io vi invito sempre ad interrogare. Conviene venderlo adesso ad una cifra più alta? Oppure, visto che è arrivato a parametro zero, magari anche l'anno prossimo sei disposto a accettare delle cifre inferiori pur di risparmiare sull'ingaggio, ma nel frattempo puoi lavorare sulla sua sostituzione, cosa che fino a qua invece non hai fatto, o addirittura lo porti fino alla scadenza del contratto, o addirittura decidi di rinnovarlo e portarlo fino a veramente a fine carriera. Ecco, bisogna valutare bene, secondo me, la decisione, perché io continuo a sentire in questo momento dei discorsi un pochino troppo leggeri su troppi giocatori dell'Inter, nel senso che un finale di stagione complicato, senza trofei, e traumatico come è stato quello dell'Inter, non può portare, secondo me, ad una rivoluzione totale che cancella i 4 anni precedenti, che sono stati fatti con una squadra che andrebbe, secondo me, potenziata e non rivoluzionata. Però qui vedo già che tanti giocatori, Barella via, Lautaro via, Thuram valutiamo le offerte, Bastoni valutiamo le offerte, Di Marco via, nonostante comunque sia utile anche per i discorsi di lista, eccetera. Secondo me va bene il coraggio di cambiare, non però la parte di rivoluzione totale, perché altrimenti secondo me si rischia davvero.
Visto che abbiamo citato le cifre, e prima dicevo cosa può servire, cosa puoi permetterti senza aumentare il costo della squadra con l'addio di Cianoglu, si sta parlando tanto di Rovella. Rovella per esempio costa più di quelle cifre che ho detto come possibile riferimento. Ricci francamente non mi convince per sostituire Ciala. In tanti abbiamo scritto anche di Hjulmand dello Sporting, giustamente mi facevano notare anche nel club di Passione Inter che con lo Sporting c'è stato anche questo contenzioso in tribunale per il caso João Mario che non so quanto porterà a fare affari tra le due società. Abbiamo parlato di Frendrup, però anche qua, giocatore che a me piace molto, non so se è l'erede giusto per Ciala per mantenere il livello, escludendo i discorsi che non possiamo fare noi, dovrà farli Chivu, di cambiare qualcosa a livello di caratteristiche del centrocampo. Abbiamo parlato anche di Angelo Stiller dello Stoccarda che adesso hanno cominciato a parlarne anche altre fonti, altri quotidiani dopo che lo avevamo citato la scorsa settimana. Occhio perché lo Stoccarda era interessato ad Aleksandar Stankovic che l'Inter deve riacquistare da Lucerna e potrebbe essere quindi magari un'operazione, un canale che si apre e da tener d'occhio. Nel frattempo, andando alle altre notizie, ieri purtroppo non sono stato benissimo, quindi non ci siamo sentiti, non sono stato live, non ci sono stati contenuti, non abbiamo parlato dunque della conferenza stampa di Christian Chivu. Che impressione vi ha fatto? Che idea vi siete fatti sulle prime parole di Chivu? Per me come comunicazione è stata preparata bene la conferenza stampa, con Chivu che risponde in italiano ed in inglese, con tanti riferimenti al carattere, al lato umano dell'allenatore e soprattutto tanti riferimenti anche all'interismo, soprattutto mi sembra un po' una strategia comunicativa ben organizzata con cui si sta cercando di accendere il nuovo corso sotto questa strada dell'interismo appunto per presentarsi al meglio e portarsi i tifosi dalla propria parte. Ne parleremo poi meglio anche delle parole di Marotta, dobbiamo parlare secondo me nella diretta alle 19:30. Non ci sono stati tanti spunti di campo invece con cui potevamo capire magari cosa possiamo aspettarci dalla prima Inter di Chivu contro il Monterrey, magari ne sapremo di più nelle prossime ore. Mancherà Taremi che come sapete è bloccato in Iran e ci auguriamo ecco, che tutto si possa risolvere per il meglio, non tanto per l'Inter quanto per Taremi e per le popolazioni coinvolte in modo particolare. Dovrebbero saltare la sfida per problemi più o meno intensi, mettiamola così, giocatori come Bissek, come Ciala, lo stesso, Zielinski che dovrebbe rientrare a fine girone, anche più Esposito tra la seconda e la terza partita, forse più la terza partita. È in dubbio Frattesi che è un po' affaticato, è tornato un po' affaticato già dalla nazionale. Vari quotidiani in queste ore stanno spingendo tanto Frattesi come uno dei giocatori che con Chivu può essere maggiormente rivalutato e sarebbe pronto a restare all'Inter. Anche Carlos Augusto potrebbe guadagnare posizioni. Qua secondo me c'è anche molto un aspetto mediatico, vabbè, magari poi ne riparleremo. E nel frattempo la prima Inter di Chivu potrebbe presentarsi in campo con i due nuovi acquisti subito titolari, quindi con Sommer, Pavard, De Vrij e Bastoni a comporre la difesa. Dumfries a destra, Luis Enrique schierato a sinistra, sarebbe curioso e interessante da vedere visto che lui partiva ala sinistra nel Marsiglia, poi si era convertito in un Dumfries in un centrocampo a 4, ma vedremo se questo comporterà anche delle variazioni dal punto di vista tattico perché a centrocampo poi al centro Sucic dovrebbe debuttare con Barella forse al posto di Ciala e Mkhitaryan a completare, in attacco Lautaro Martinez e Thuram. Dall'altra parte nel Monterrey 4-3-3, poi ne parleremo in maniera più approfondita nei prossimi contenuti, dovrebbero essere titolari i tre nomi principali di questa squadra come Lucas Ocampos che conosciamo, Sergio Canales e soprattutto Sergio Ramos al centro della difesa. Vedremo se tutto sarà confermato. Nel frattempo io vi aspetto nella live delle 19:30 per aggiornarci su tutte le notizie, su tutti i temi freschi del momento, per commentare, come detto, le cose che non siamo riusciti a commentare in queste ore in cui sono stato poco bene, sono stato assente. Alle 22 appuntamento caldissimo nel club di Passione Inter su www.passioneinter.club, vi aspetto lì con la nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento da recuperare con il link che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.